Chiamo Luca Caruso, ho 37 anni e in questo momento vivo a Viareggio. Ho studiato disegno industriale a Palermo e lavoro nel settore in maniera intermittente, credo da 13 anni. Ho una mia azienda che si chiama Nero Nera e attraverso questa fornisco consulenza progettuale di project management ad un'altra azienda che si chiama Sea-Line, sita in Viareggio. Parliamo dell'azienda presso la quale presto servizio, perché è più interessante rispetto alla mia. Ha tra i 40 e i 120 impiegati in base a quante commesse abbiamo contemporaneamente da gestire. Si tratta di una cooperativa, se dobbiamo identificarla dal punto di vista giuridico. Il mio lavoro si svolge in due contesti, quello progettuale e quello gestionale. Quindi nella parte progetto elementi di arredo principalmente e dall'altra poi gestisco le attività dell'ufficio tecnico e della falegnameria coordinandole con il ruolo di project manager. L'azienda per la quale lavoro costruisce arredi per la nautica di lusso. Devo dire che la maggior parte di ciò che svolgo in azienda l'ho imparato eh, proprio sul campo, lavorando in azienda. L'università e le precedenti esperienze lavorative mi hanno dato il metodo per approcciarmi, però non nascondo che i primi mesi in azienda ero e sono partito come semplice disegnatore, ero l'ultimo chiodo della carrozza dell'ufficio tecnico. Allora, dopo circa 2 mesi mi sono accorto di avere mi erano state date le responsabilità del progetto. Le mie competenze non erano complete per la gestione di un progetto e forse da qualche mese ho piena padronanza di ciò che svolgo in entrambi i contesti, sia progettuale che gestionale. Allora, mi piace questo lavoro perché, diciamo, non è ripetitivo, è molto sfidante, richiede ingegno. E ogni giorno quando vado al lavoro, mentre faccio la doccia, magari la mattina mi preparo, cerco mentalmente di approcciarmi alla giornata risolvendo i problemi del giorno precedente. Quindi, come una sfida che va risolta tutti i giorni. Allora, chi si approccia a questo settore ha due caratteristiche: o proviene da studi specifici o da esperienza specifica. Quello che ho potuto apprezzare è che ha maggiore successo chi matura esperienza piuttosto che studi, o quantomeno successo immediato. Gli studi consentono di fagocitare più precocemente l'esperienza ed arrivare infine a un livello più alto di competenze. Quindi quello che dico, che suggerirei a tutti è per approcciarsi a questo settore, di maturare esperienza diretta. Non puoi costruire una barca se non sei stato mai presso un cantiere o presso una falegnameria. Non puoi progettarla neanche. Per cui bisogna aver fatto entrambe le cose, secondo me. Sì, le competenze le acquisisco
molto spesso attraverso l'autoformazione o altrimenti anche col contatto diretto con gli altri operatori del settore, che possono essere i nostri dipendenti o aziende con cui lavoriamo a bordo delle imbarcazioni. Sì, le competenze che vorrei acquisire sono quelle nelle quali chiunque provenga agli studi è un pochino più carente. Io magari sono stato avvantaggiato perché essendo cresciuto in una falegnameria avevo già un bel rapporto col legno, però è interessante confrontarsi con i falegnami di antica data, eh, falegnami come poteva essere anche mio padre, con competenze specifiche nel legno, nel legno non come materiale da rendering, così dire, ma come materiale profumato o da toccare e come materiale vivo, perché il legno si muove durante la sua vita, quindi prevedere che movimenti farà. Queste competenze sono le uniche che forse che non posso acquisire studiando, ma devo acquisirle confrontandomi e con l'esperienza diretta. Diciamo che ormai sono diventate indispensabili. La crisi del 2009 ha fatto una selezione tra aziende che sono sopravvissute e aziende che si sono estinte. Posso parlare del comparto nautico di Viareggio. Ci sono due tipi di falegnamerie. Quelle che hanno i pantografi a controllo numerico, hanno i progettisti, hanno la tecnologia, e le falegnamerie che invece fanno da terziste alle prime. Le prime hanno più garanzia di successo, di sopravvivenza perché hanno un contatto diretto con i cantieri. Pertanto ritengo che ormai sia quasi indispensabile avere tecnologie di questo tipo. Ad esempio, nel nostro caso, riusciamo a portare a bordo i mobili finiti, quasi completi, mentre una volta i mobili venivano letteralmente costruiti a bordo, allungando i tempi e anche lo sporco prodotto a bordo durante le lavorazioni. La nautica, il settore qui in Versilia è specializzato nella nautica di lusso, per cui realizziamo principalmente gli arredi di barche a motore nell'intorno dei 40 metri. Facciamo dei lavori anche su barche più grandi, sui 100 metri, ma principalmente il core business è su quel metraggio lì. Anche le aziende concorrenti con cui ci confrontiamo hanno la maggior parte delle commesse su questo settore. Può capitare qualche commessa nel settore della nautica a vela, ma è più rara a confronto. Trattandosi di arredi, dobbiamo dire che non è come come veniva la costruzione un tempo, ovvero con il legno massello pieno. Tutti i legni sono delle pelli che rivestono legni di supporto. Noi utilizziamo eh, compensato marino di Okumè o di Mogano, che viene poi rivestito con pelli, con impiallacciato delle essenze scelte dal cantiere o dall'armatore. E in quel caso le essenze possono essere di qualsiasi, letteralmente qualsiasi colore, perché non si utilizza mai il colore reale del legno, poiché questo non è ripetibile all'infinito. Ogni albero ha un colore diverso dall'altro, ma il mercato richiede uniformità, per cui il legno viene sempre sbiancato e poi ricolorato del colore che avrebbe avuto naturalmente. Però quando viene colorato in vasche da 3.000 metri quadri, per cui si ha a disposizione un maggior quantitativo di legno, più tronchi con colore uniforme.
E il legno in questo caso le foglie arrivano da tutto il mondo. Allora, il cliente diretto, se parliamo di cliente diretto, è sempre il cantiere. Abbiamo rapporti con i cantieri, questi sono tutti, quantomeno dal punto di vista operativo, italiani, perché fanno le costruzioni a Viareggio oppure a Monfalcone, i nostri clienti. L'armatore, che è colui che compra poi la barca che contiene i nostri arredi, ehm, principalmente è italiano o arriva dall'area medio orientale e talvolta anche dalla Russia. Per quanto riguarda il design, abbiamo due principali tendenze. Il design, tra virgolette, all'italiana, che è elegante, talvolta minimale, è fatto da buon gusto, per così dire, e il design per il mercato russo, che è un pochino più baggiano, è più ricco di finiture e di materiali. Forse da me meno apprezzato perché sono di scuola italiana, per cui apprezzo quell'altro settore. Per quanto riguarda invece il tipo di vendite, in questo momento il mercato si sta sviluppando in maniera tale da offrire prodotti semi-custom. Ad esempio, uno dei più grossi cantieri della zona sta incrementando le vendite, anche le proprie dimensioni, offrendo al mercato imbarcazioni intorno ai 30 metri semi-custom. Quindi hanno sviluppato un progetto per cui le barche sono quasi tutte uguali o quantomeno dove cambiano le finiture e riescono a venderle con costanza. Dall'altra parte si sta sviluppando molto nell'ultimo periodo il mercato dei giga yacht. Sono barche di dimensioni oltre 100 metri e anche queste trovano collocazione, stanno spingendo molto il settore presso le grandi firme della nautica italiana. Per cui quello che vedo, che osservo io, è che si sta sviluppando, si stanno incrementando le dimensioni delle imbarcazioni e forse si sta anche modificando il concetto di vivere il mare. Se una volta la nautica a motore preferiva le velocità, la potenza, i cavalli, adesso gran parte della nautica spinge verso l'esperienza di vivere il mare anche possibilmente una nautica più lenta, dove si abbattono i consumi e l'impatto stesso sull'ecosistema. Un concetto un po' diverso, forse più vicino alla vela. Mm. Allora, diciamo che lo strumento digitale in questo settore è poco efficace, se non a certificare la solidità dell'azienda presso un osservatore esterno. Quindi viene utilizzato forse dal cantiere per verificare che tipo di azienda si ha davanti. Per cui il cantiere entra nel nostro sito per vedere se è un sito di un'aziendina artigianale, fatto in maniera artigianale, anzi volevo dire casalinga, o se è un sito di un'azienda magari solida. Quindi tutti i concorrenti si concentrano nel dare una apparenza, quantomeno di solidità all'immagine social. Poi gran parte dei clienti si acquisiscono attraverso il passaparola, quindi i cantieri sentono parlare di un'azienda che riesce a consegnare nei tempi e con le qualità desiderate e contattano questa azienda per proporre una commessa o in alternativa i cantieri talvolta vedono a bordo operare delle aziende in qualità di terzisti di altre falegnamerie, vedono che queste aziende operano bene e magari propongono una collaborazione per una futura commessa. Come dicevo prima, un evolversi delle dimensioni. Qualche anno fa
eh, con una barca a vela da 9 metri era gigantesca, adesso una barca a vela da 9 metri è una barca piccola. E poi un cambiamento nella cultura del mare dal punto di vista della velocità. Qualche anno fa la barca era il motoscafo, le barche intorno ai 40 metri erano tutte barche velocissime. Adesso hanno prue dritte e velocità più lente, tanto che da 10 anni a questa parte sono diffuse le carene semiplananti o le carene dislocanti per il mercato della nautica di lusso, cosa che una volta era impensabile. Ammetto che questa evoluzione ha creato anche nuovi spazi a bordo. Per ragioni di architettura navale, una barca che si muove a velocità più basse ha all'interno maggiori spazi da spendere per l'abitabilità. Un'altra cosa che ho osservato è stato un incremento della ricerca tecnologica, ricerca dei nuovi materiali, per cui se i materiali utilizzati 20 anni fa potevano essere 3 o 4, adesso si distinguono le aziende che riescono a vendere materiali e con questi anche tecnologia e competenze, per cui si va a ricercare un nuovo sistema produttivo molto spesso per qualità e tempi. Secondo me sì, ed è una formazione che deve spingere verso due settori, quello progettuale e quello dell'artigianato. Parlando delle falegnamerie, non esistono grandi scuole di falegnamerie destinate alla nautica. Devo dire che a Viareggio ci stanno provando a fare della formazione specifica per i falegnami, per ragazzi che vogliono diventare falegnami, con le difficoltà del caso perché è un settore molto che richiede una grande specializzazione e una grande esperienza sul campo. Anche dal punto di vista progettuale serve formazione specifica, non per forza a figure che vengono dal mondo dell'alta formazione universitaria, possibilmente anche figure che vengono dal geometra, dai licei scientifici, comunque dalle scuole superiori, e queste figure possono poi essere spese negli uffici tecnici dei cantieri o dei terzisti per sostenere le attività progettuali e di disegno. Qui allora il ragionamento deve essere duplice. Se l'obiettivo è offrire al cantiere ciò che richiede la soluzione nella tecnologia e nella cultura dell'innovazione. Tuttavia ciò non deve far perdere il pensiero al percorso storico che ha portato all'evoluzione della nautica, per cui resistono ancora dei cantieri che sostengono culture produttive ehm, antiche, per così dire. Ancora a Viareggio c'è qualche maestro d'ascia che costruisce secondo i vecchi sistemi, e ancora ci sono degli amatori del settore che tengono vivo quel mercato. Ovviamente è una nicchia e sono soverchiati dalle richieste di barche tecnologiche, però sopravvivono ancora. Io vi ringrazio, non ho commenti ulteriori da fare in questo momento.